C'è un modo di guardarti che non ha bisogno di parole, un tono che sminuisce, un gesto che liquida. Lo hai riconosciuto, lo hai sentito e in quel momento vuoi rispondere, dimostrare chi sei, proteggere il tuo valore, non farlo, perché chi risponde al disprezzo scende allo stesso livello. In questo video ti spiego perché il disprezzo è una trappola con un'esca e come la risposta stoica lo disarma senza aprire bocca. Il problema. Pensa all'ultima volta che qualcuno ti ha guardato dall'alto in basso. Forse era un collega che ha liquidato la tua idea con un mezzo sorriso, o era qualcuno che ti ha parlato come se il tuo tempo valesse meno del suo. Forse era una persona che in una stanza piena di gente ha fatto finta che tu non esistessi. È una sensazione precisa, non è rabbia, è qualcosa di più insidioso, è il bisogno di rimettere le cose al loro posto, di far capire all'altro che si sbaglia su di te. Ed è proprio lì che scatta la trappola. Chi ti guarda dall'alto in basso vuole una reazione, un'alzata di voce, una giustificazione, qualsiasi cosa, perché nel momento in cui reagisci gli stai dicendo che il suo giudizio su di te vale qualcosa, ed è proprio quello che cercava. Più spieghi, più sembri aver bisogno di spiegarti. Chi guarda dall'alto in basso se lo aspetta, e quando lo ottiene, la sua posizione si rafforza, non si indebolisce. Il principio stoico. Epitteto aveva già risposto a questo problema 2000 anni fa, non con una serie di argomentazioni filosofiche, ma con una frase sola. Ricorda che non è colui che ti insulta o ti percuote a offenderti, ma è il giudizio che tu dai a queste cose come offensive. Fermati su questa idea. Non è il disprezzo a ferirti, è la decisione, spesso automatica, di trattarlo come qualcosa che merita una risposta, come qualcosa che ha il potere di ridefinire chi sei. Epitteto non stava dicendo di fingere che il disprezzo non esista, non stava dicendo di sorridere e andare avanti come se niente fosse, stava dicendo qualcosa di più preciso, che tra il comportamento dell'altro e la tua reazione c'è uno spazio in cui puoi scegliere. Quella scelta è tutto. Chi ti guarda dall'alto in basso non sta parlando di te, sta parlando di sé. Ha bisogno di qualcuno sotto per sentirsi sopra. Togli quel qualcuno e il gioco finisce. Quando non reagisci, non stai subendo. Stai togliendo all'altro l'unica cosa di cui aveva bisogno, la tua conferma che la gerarchia esiste. Un uomo che conosce il proprio valore non ha bisogno di difenderlo ogni volta che qualcuno lo mette in discussione, perché il valore non dipende dal riconoscimento degli altri, dipende da quello che sai di essere. L'applicazione. 3 comportamenti pratici da applicare la prossima volta. Primo, non rispondere in quel momento, né verbalmente né con il corpo. Nessuna spiegazione. Nessuna giustificazione, nessuno sguardo che tradisce il fastidio. Non significa abbassare la testa, significa non raccogliere l'esca. Guarda avanti, continua quello che stavi facendo, parla solo se serve, ma non dedicare energia al disprezzo. Secondo, continua come stavi facendo. Il comportamento costante è la risposta più forte che esiste, e l'unica che non può essere usata contro di te. Non cambia niente di quello che stai facendo perché qualcuno ti ha guardato storto. Non modifica il tuo ritmo, il tuo tono, la qualità del tuo lavoro. Chi osserva, e c'è sempre qualcuno che osserva, nota la differenza tra chi si destabilizza e chi prosegue. Quella differenza parla più di qualsiasi risposta. Terzo, fai rispondere ai risultati, non oggi o domani, nel tempo. Chi lavora bene, chi si comporta con coerenza, chi resta stabile sotto pressione, costruisce una reputazione che nessun disprezzo può sminuire. I risultati sono l'unica risposta che non può essere ignorata o contestata. Tutto il resto è rumore. Il disprezzo vive di reazioni rapide. I risultati vivono di tempo. Scegli il tempo. La trasformazione. C'è qualcosa che non ti dicono sul disprezzo. Chi disprezza ha bisogno che tu reagisca, che ti giustifichi, che in qualche modo confermi la gerarchia che ha costruito. Senza quella conferma, il disprezzo rimane sospeso nell'aria.
E chi lo ha esercitato resta solo con il suo bisogno di superiorità, senza nessuna validazione. Quando non reagisci, succedono due cose. Togli il carburante che alimenta la situazione. Il disprezzo senza risposta si esaurisce. Non sempre subito, ma si esaurisce. Poi le persone intorno a te iniziano a vedere qualcuno che non può essere smosso da uno sguardo o da un tono. E quella stabilità genera rispetto, il tipo di rispetto che non si ottiene difendendosi. Non stai diventando indifferente, non stai rinunciando a chi sei, stai smettendo di affidare il tuo valore al giudizio di chi guarda dall'alto in basso. E chi non ha bisogno di essere validato da nessuno è già in piedi sopra a tutti. La fortezza non si costruisce con un solo video. Il prossimo pezzo è già pronto. Nel prossimo video della serie non ti chiedo solo di non reagire. Ti fornisco uno strumento. Si chiama arte dello specchio. Un modo preciso per riflettere ogni offesa a chi la lancia, senza dire una parola. Guarda il prossimo video della serie. A presto, stoico!